This pink tomato from Maule region, they can reach 2.5 kg each. So much umami, it's insane. This is the only seaweed in the world that has a root. It's a 7-meter long seaweed. I could make you taste 1,000 things here. Ragazzi, era da anni che volevamo venire a mangiare in questo ristorante. Abbiamo pianificato una visita a Santiago del Cile principalmente per venire qui. Ne è valsa decisamente la pena. Lo studio che sta facendo Rodolfo Guzman sulla materia prima locale è folle. E la passione che ci ha trascinato nel suo mondo davvero senza uguali. Mettetevi comodi. Se vieni a Santiago del Cile non puoi non fare tappa qui da Boregon, chef Rodolfo Guzman. Non vediamo l'ora, siamo gasatissimi. Non ho altro da aggiungere. Iniziamo con un aperitivo come sempre. Pinot Noir e Chardonnay, se non ricordo male. Ci è venuto a salutare lo chef, carinissimo. Possiamo dire che è un figo pazzesco, Franci? Sì. È un figo pazzesco. This pink tomato from Maule region, they can reach 2.5 kg each. The flavor concentrates over the skin, so if you touch the skin, it's very delicate. So much umami, it's insane. This is the only seaweed in the world that has a root. It's called kolof. It's a 7-meter long seaweed. Our natives, they've been around for the last 12,000 years. They never use. It's something that we discover on our own. Let's say Korean having kanjang, Japanese having shoyu. Now we have the kolof roots broth. At this time of the year, also seaweeds are getting so expressive, even better than seafood. Il lavoro che sta facendo lo chef, che ha incominciato praticamente 20 anni fa, è stato quello di riscoprire tutti gli ingredienti endemici e autoctoni cileni che nessuno si filava, come ad esempio le alghe che ci ha portato al tavolo. A me sembravano tipo funghi, per dirvi, perché non avevamo mai visto niente di simile. I pomodori, incredibile, la pezzatura di quei pomodori. Non vedo l'ora, lo sapete quanto sono fan dei pomodori. We're gonna go with the pink tomato itself, you know, it's stuffed with a beautiful cherry chanchopiedra, as we call, which means pork and stone. It's something that we, normally smash the tomato during summer, usually against the rocks, and then we season. So we do it with the last cherries of the summer inside, and the herbs are growing around the pink tomato farm. So we have a clamato of the pink tomato. We're gonna infuse over the herbs, almost as a tea, you know? Il primo passaggio è un'intera pianta di pomodoro, con un pomodoro alla base, con una cannuccia E un succo di clamato, quindi clem più pomodoro, che ci è stato versato direttamente all'interno, con la preghiera di aspettare un attimo, in modo tale che si infonda tutto, e ora posso assaggiarlo. Mi viene voglia di divorarlo questo pomodoro, sapido ma anche dolce, molto divertente, non proprio comodissimo e soprattutto molto buono il succo che c'è al fondo. Ci sembrava doveroso andare io coi vini e Franci coi succhi. Chiaramente i vini saranno espressamente cileni e quindi sono particolarmente gasato. We're gonna move into this poppy. That is actually a semi-freddo, no? Of pink tomato in different herbs that are growing around our farm. Something that we call on the bottom strong plants from the summer. Those little herbs that you would never eat, or maybe not. You'll taste. It's very different flowers of summer. So it's a grissini. You have to grow it, pull it out. Ah, like a grissini? Yeah, okay. like a grissini, and then the second part of the grissini. It's two different flavors in one bite. Okay. So In the same everything preparation. is edible. Absolutely. E quindi c'è una parte di semifreddo, una parte di grissino. erbe, di grissino, e una parte di erbe avvolte intorno al grissino. È delizioso. La consistenza un po' gommosa, sa di pomodoro perché è fatto in parte di pomodoro, pungente, erbaceo, dolce. Ragazzi, ve lo dico subito, lo avrete capito, non sarà semplicissimo descrivere le sensazioni relative a questi ingredienti, non solo per un tema di lingua che magari capiamo poco la descrizione, ma soprattutto per un tema di ingredienti che noi stessi non abbiamo mai visto in vita nostra. Next course, we have two different snacks on the plate. First one, we have dill flour, like a tempura with dill cream. In the plate, we have almond cream and orange juice. We have pebra blanco, it's like kind of salsa verde, ruda, lavage, and cedron. And we have cilantro flour, and there is Chilean passion fruit, and with cherry tomatoes. Secondo passaggio, allora vi dico quello che ho capito ragazzi, questo è un mazzolino di dill, cioè di aneto, che è stato fritto e ha dei tocchetti di qualcosa che sembra tipo una maionesina. Voi lo prendete in mano e dovete di fatto ciucciare le estremità, anzi proprio morderle, perché sono delle patatine croccanti. Sa di aneto, quindi è finocchioso e c'è la maionesina che
che rende goloso il tutto, dando quel tocco di grassezza. Questo non si mangia, scoperchiate, e questo che sembra un ovetto, in realtà una crema di mandorle, 3 diverse erbe aromatiche sopra, tipiche cilene, me la gioco così, pomodoro, e l'altro è un frutto tropicale cileno, è freschissimo, il pomodoro è quasi disidratato ma ha un sapore super concentrato, e infine il morso del frutto tropicale cileno che ha queste palline, questi semini, scrocchiarelli in bocca che sono molto piacevoli. Molto interessante questo piatto. Per farvi un esempio, questo frutto tropicale cileno, che si chiama frutto tropicale cileno, c'è proprio il suo nome, ci raccontava che praticamente lo usa solo lui, nel senso che ha un sapore incredibile ma non è molto diffuso e non è comune trovarlo all'interno dei ristoranti qua in Cile, ed è un po' la filosofia di Borago, il fatto di andare a recuperare degli ingredienti del territorio, quindi del Cile, Che non sono mai stati presi in considerazione come possibilità di cibo. e che non lo sono attualmente. This sea garden is very traditional seafood. At this time, we're using a lot of seaweed. I think we are the first restaurant in the world using seaweed molasses, melassas. Ah, la melassa, ok. Melassa, ok. delle alghe, Chilean clams, a seaweed called luga and pink tomato, sea lettuce and Chilean truffles preserved, and molasses of the sea lettuce, tomato, and luce, which is another native seaweed with the molasses of the luce. Clams, which is very unique in the world, it tastes just the texture is cold ocean, it's just special. This giant squid, also with seaweed molasses, and a creme fraiche with the summer flowers. May I ask you something, Rodolfo? Yes. How many years did you take to find all these ingredients in I'll show Chile? you around afterwards. We'll discover it together. I'll show you. Questa è la ricreazione di un giardino di mare. Per tirare fuori dei piatti del genere devi essere veramente fuori di testa, nel senso buono del termine. È un alternarsi di frutti di mare e di alghe, il godimento puro, e tra l'altro con una sorta di crème fraîche al centro e un retrogusto raffanato, leggermente piccantino, piacevolissimo. Al di là dei piatti che ovviamente finora sono stati tutti squisiti, io mi prendo bene a vedere quanto lo chef è preso bene nel raccontare gli ingredienti. Vediamo poi dopo se ci racconterà qualcos'altro. We're gonna have our hot ceviche. It's gonna be joined with a lobster from the island of Juan Fernandez. On the bottom we have a foam that has been made with pink tomatoes from the Maule. I'm gonna tell you all the flowers that you see here are edibles. Il prossimo piatto, ragazzi, è un piatto di aragosta, come potete notare da questa simpaticissima antenna. Sul fondo c'è una schiuma al pomodoro e tutti intorno delle foglie e dei fiori totalmente edibili. Questo sembra veramente golosissimo. Stai cercando di mangiarlo in modo educato e alla fine devi fare un solo boccone. Volevo provare con dei morsi singoli, ma va mangiato tutto insieme. A questo punto raccogliete tutti i fiori presenti nel piatto, mischiate come ci è stato suggerito, viene fuori questo colore rosso-arancione del pomodoro e quindi questa mi immagino sia una zuppetta super saporita al gusto pomodoro. Vediamo se riesco a prenderla in maniera educata, calda, il che la rende ancora più piacevole. Il bordino in fondo ne vorreste una pentola. Vamos a mover a las costas de Puerto Montt, donde crece este bicho, que se llama picoroco. Very cold water. Tucupi cannot grow in Chile. Okay. We don't do, because we don't have manioc. We were obsessed about doing tucupi with potato. Took us 7 years to grab the profile. Cook on the very high flame, painting very hot with tucupi. On the side you have shoe mussel and nectarines to squeeze as a lemon. We use also the cacho de cabra chili, which is native. Lo chef si è raccomandato di mangiarlo caldo. Questo è una sorta di mollusco di Persebes, incredibilmente scioglievole in bocca. Si prosegue il piatto con una cozza gigante che accoglie una zuppetta dove il burro è protagonista. Questa è tipo una pesca nettarina. Il sapore delle cozze è incredibile e utilizzate al contempo un cucchiaio fatto con il guscio di questo mitile. Presentazione 10, gusto 10 più, e di questo sughetto non gliene si lascia neanche una goccia. Quindi oltre alla pentola di prima, se si potesse avere anche una pentola di questo. Mentre mangiate avete la cucina a vista, che è uno spettacolo. Dipendesse da me, io vorrei un tavolo in questa stanza. Penso che torneremo in Cile e al prossimo giro vorrei proprio visitare una bella cantina, perché coi vini qua ci danno dentro. Buono il tuo succo. Kiwi e qualcosa di citrico. On the next step, we have the seas of Rapa Nui, or the seas of the Easter Island. We have 3 fishes in here. The first one on your left, the bones, is a conso. The conso is like a Chilean sea bass. Then we have one piece of kingfish. The small one, also in the right, is bonito. And on the plate we have 4 sauces.
all of them made with marine extracts. They represent the sea of the island. Allora, penso di poter dire che questo sia un altro dei piatti iconici di questo posto, che ovviamente ci eravamo già spoilerati. Guardate quanto è bello, ragazzi, sono 3 pesci. Quello più grande qua alla mia sinistra è il conso, che altro non è che il branzino, la spigola, versione cilena. In alto a destra il kingfish e infine questo pezzettino più piccolo è il bonito. Questo fondo azzurro è stato fatto con delle salse a base di patata, a base di alga. Quello che ora dovremmo fare è prendere... E il colore blu? Ma sì, il colore blu ovviamente è dato dalla spirulina, che è l'unica cosa che può colorare di blu qualsiasi tipo di cibo. Il gioco qui è prendere il pesce e passarlo su questo mare, su questo fondo azzurro e poi mangiare. Inizierò da quello che penso sia il più facile, cioè il bonito. E voi tipo pennello lo passate e lo colorate. Il tonno è il tonno, che gli vuoi dire? Usiamo l'aiuto della forchetta. Prendiamo un pezzo di kingfish, ha una texture più tenace rispetto al tonno. Sopra il pesce c'è del sale Maldon che gli dà sapore e chiudiamo con questo sea bass, è un pochino più grasso. È buonissimo perché rispetto agli altri tranci di pesce la grassezza è decisamente più pronunciata, sembra di mangiare una costoletta di maiale. Mi piace un sacco colorare il mio pesce. E allora, siccome parliamo di similarità con la costoletta di maiale, io vado di mano, lo potete fare. Lo chef è arrivato al tavolo e l'ha chiamato Rapa Nui Fish. È molto grasso e quindi è molto buono. This is our version of bread with butter. Here inside we're gonna have demilcao. Demilcao is a kind of bread traditional from the south of Chile that has to be made only with potatoes. This color, kind of purple that you see, is totally natural because this is the color of the potatoes. The butter that hangs in front of you has been made with kefir. Al tavolo sono arrivati direttamente con il fornetto in cui hanno cotto questa sorta di pane di patate da accompagnare con il burro. È il mio turno. Trattandosi di pane e burro non me la sento di toglierti la scena. Pane bollentissimo, burro morbidissimo da far sciogliere su questo pane, meraviglioso. Ha la consistenza quasi di uno gnocco. E quindi se pensavate di no, sì ragazzi, anche in Cile pane e burro. Dai piatti che ci sono arrivati, ragazzi, avrete capito che questo non è un ristorante tradizionale, piacione, che prende ispirazione dalla tradizione francese. No, questo è studio, ricerca, basata 100% sugli ingredienti cileni e quindi vi deve sconfifferare un po' la voglia di scoprire nuovi gusti, nuove consistenze, pesci, erbe, prodotti mai sentiti prima. Franci vi racconta l'unico succo che ha capito di tutti quelli che sono arrivati. È a base di tè, foglie di fico e cardamomo e le foglie di fico sanno di cocco, è buonissimo. Io nel frattempo sto bevendo dei vini cileni incredibili. Questo in particolare, il sommelier ha detto che è perfetto per l'abbinamento con il prossimo piatto che arriverà, che dovrebbe essere l'asado che c'è lì fuori, ossia il cordero, che è l'agnello tipico cileno. Ma se avete guardato i precedenti video, questa cosa già la sapete. This is where the magic happens. So everything is fire, you know. I would say the main seasoning of chili is the smoke. Smoke and ferment. Okay. Smoke and preserve. Slow smoking. The lamb alimbes, as we call it. If you see the criteria to carve the animal, is a very unique thing. It's It's like 10 hours cooking. 14. 14. In total. Absolutely opposite to our own tradition. That's why we call it alimbes. If you notice, head is up. Okay. Traditional is head is down, so you're going against the fire, flipping the animal towards the fire, 4 to 5 hours. Okay. But these are Patagonian lamb, extremely gamey. So they grow in the cold, very fatty and all of it. If you taste this down in Patagonia, you say like, I'll live it. Especially being a European, it really tastes like shit. You know what I mean? So, Yeah, but Chileans is we tried. like, you know, like. So we're flipping the animal like this, in this position. We start cooking from very close to the embers. So everything is melted. Everything. Collagen, fat, everything. There's many things we don't tell to the guest because it's very complex in a way. So when it reaches 90 degrees, we put a pot in the tail, so Okay. all the fat is dripping. We grab his own fat and then we paint the skin of the animal with his own Okay. fat. So it builds an extremely crispy skin. No, this is not crispy yet. Okay. It will be. So we roast canalamino, and this is a way that we invented, which is based on the momentum of the service. And It's like a chip. exactly, but that's not all. Every cut, every carving will be till the bone. So you get the melted collagen, melted fat, crispy skin. Always. Okay. Doesn't matter how good you are over the fire. It's a 6 months training to
master this thing over the summers. As Japanese understand the fish, we understand the lamb. So more than 125 proper ways to carve. If you see, it's very symmetrical. And once you get from here to here, it gets even more symmetrical. So you go like... Yeah, like a square, It's based on the muscles, melted collagen, melted fat again. And you'll get everything next to bones. This is the last savory course of this 9, is the lamb and timbers. 3 different tomatoes, 3 coction. The first one is a tomato we cook it in 2 days. We want to remove the most possible water. In the middle we have a roasted tomato, and the last one is a tomato seasoning with tomato extract. Here we have a vegetable ravioli filled with tomato also, the national flower, and a fig tree. A lot of product of the tree. We have the goods, the leaves, the figs also. Fig puree. È arrivato il cordero patagonico. Ve ne abbiamo già parlato nei precedenti video perché venendo dal sud ci siamo imbattuti più volte in questa preparazione. La cosa che mi esalta è che la presentazione del cordero è accompagnata da un'incredibile varietà di pomodori cucinati in maniera differente. Noi lo diamo per scontato, l'abbiamo studiato a scuola, ma ce lo siamo dimenticato. I pomodori arrivano da qua, ragazzi, non arrivano da casa nostra, non sono autoctoni italiani. Ah, non arrivano dalla costiera amalfitana? No, nonostante ci siano dei pomodori pazzeschi là, ma questi, secondo noi, da quello che abbiamo potuto vedere, sia in Argentina sia qua, hanno una marcia in più, ragazzi. Vai che mi si fredda il cordero. Il ragazzo ha detto: incominciate assaggiando il cordero, dopodiché tutto il resto. La pelle è pazzesca, sembra una patatina a tutti gli effetti. Buono o buono buono? Buono, si scioglie in bocca. Subito pomodoro. Ve l'aggiungo io perché Franci non ve l'ha detto. Il brodino che vedete a centro piatto è fatto con quell'alga gigante che ci ha portato Rodolfo a inizio video. E nello specifico non è stato fatto con i gambi che vedevate, Ma con la parte più dura della radice. esatto. Ovviamente è un ingrediente che usano solo qua, non solo qua in Cile, solo qua da Borago. This dessert is done in 2 parts. So the first part is what you see on top of the little branch right here. These white doughs, these are inspired by something called pantrucas, which is a savory dough here in Chile that usually cook in stocks and broth. This is our version, a dessert version, which is very similar to a mochi dough. And the red berries here are called mortilla. These come from Valdivia. You're going to drizzle a little bit of this sauce right here. This is a syrup that's made from sea strawberry, which is a type of wild succulent that grows on the beaches here in Chile. It's not actually a strawberry at all. È arrivato il dessert, istruzioni per l'uso. Prima bisogna mangiare queste bacche che si chiamano mortillas, sono cotte, acidine ma neanche in modo così pronunciato. Poi bisogna assaggiare questi fazzoletti di mochi che si chiamano panciuca. Hanno un sapore più neutro, meno acido, più dolce, una consistenza totalmente diversa. Dopodiché appoggiate a lato il vostro rametto, aggiungete una parte di jus, metà, perché metà è della mia dolce metà, e a questo punto andate a raccogliere quello che c'è sotto. È una crema pannosa, c'è anche una marmellata di rabarbaro, è buonissimo questo dessert. Questa è una kombucha di frutti rossi. In tutto questo mi sono dimenticato di segnalare che la vista che avete di fronte a voi è questa. This is a mushroom ice cream sandwich. The ice cream is made from a mushroom called loyo. Also inside we have a picha cream. It's covered in black Chilean truffle. And the sandwich part is made from a seed cookie that we make from a cereal grain called mote. Non è un dolce così dolce. C'è un sapore di umami importante dato dai funghi. So this one is the glacier cold, last bite of the evening. Okay. I recommend you eat this one very quickly. Questo bisogna fare in fretta perché il giochino è questo. Franci in versione drago di Game of Thrones. Molto rinfrescante. Oltre ad averci lasciato il menù, ci hanno lasciato anche questo bellissimo opuscolo a illustrare tutte le zone del Cile, dal nord dove c'è l'altipiano al deserto di Atacama fino a sud della Patagonia, per esemplificare tutte le zone da cui vengono gli ingredienti che ci hanno fatto assaggiare stasera. E chiudiamo con 2 pisco. Io ho preso quello ai fiori del deserto di Atacama, perché
che mi piaceva il nome. Franci, meno male che non dobbiamo guidare perché questo pisco picchia parecchio. E chiaramente non poteva mancare la piccola pasticceria. Quello è un alfajores di fungo. 2 biscottini al burro che racchiudono una crema. Questo ovviamente è una reinterpretazione che ha un retrogusto di fungo delizioso. Se non ho capito male, questo è lo stesso frutto tropicale di inizio degustazione. E infine questo. Non te lo so descrivere, ma è delizioso. Mi accontento di questo. Che dire ragazzi, lo chef ci ha fatto fare un giro incredibile nella test kitchen e ci ha spiegato un po' di cose. Magari vi facciamo vedere un piccolo... Ma che piccolo, fagli vedere tutto, che ha parlato per mezz'ora, ragazzi, è la parte più figa, più interessante. Se la volete saltare, la saltate. Let me tell you a secret. Ok. Nobody knows. Ok. Within the next 2 weeks, we'll have a brand new kitchen. Ok. Quanto mi piace quando mi fanno fare il giro nel dietro le quinte. These are 19 years of a learning process. We never tell people what we got going in here. The restaurant started like this. It was a need. We knew nothing about Chile, so we wanted to learn. We started meeting people all over the country and asking if they were able to stand these ingredients in the fields. Our natives, they've been around for the last 12,000 years, and at least 85% of us were mestizo. So it was very simple for us. To do real Chilean cuisine, you have to use our original ingredients. Chile is one of the biggest endemic countries. Nobody knows this. That's why everything tastes so different, pungent. We do autumn menu, winter menu, pre-spring, spring and summer. What you see, we totally renovate. Every year you change everything? Or Yeah, but it's not that we want it to be creative. It's just something that we feel. We think we can make it better every time. Anyways, this area, you can see all the experiments we got in front of us. Limoncello mexicano. Yeah. Limoncello mexicano. We have more than 700 kinds of seaweeds in Chile. While Chileans, we use it maybe 4, 5. In the Seaweeds is like potato for Peru. See, if you look over the coast, Yeah. especially in the summer, so many seaweeds we got. Ok. Chileans, we never pay attention. They have 38% of protein. Could be the solution for the next agriculture. It's super delicious. But the thing is, we could, I'm not saying that we will, but we could open a food company only out of Chilean native ingredients. But the truth is, we don't know what the fuck we're going to do with it. Some of the things that we've been discovering that you taste tonight, and holy shit, this is not a seaweed, isn't it? It's fucking delicious. So it's like, your mouth is like boom, 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 boom. And it's just a plant, it's just a flower, you know? It's so difficult to explain this thing to people that never taste Of this. course, because it's delicious. You don't have to eat meat exactly, but let me tell to you have something. flavor. But many people think, because they see our Instagram, oh, this guy's so creative. The biggest amount of imagination and originality that we put into are in the way we build flavors, not in what you see. Have you ever tasted tucupi? You never been to Amazonia? No, never. Okay, I'm gonna explain it to you. You don't need to go, because you haven't yet. Ok. Manioc only grows in the Amazonia. It's chocolate. You cannot grow cocoa in Chile. We're behind this exactly same profile of flavor, emulating the same process of fermentation with the potatoes from Chile. And we did it. It took us 7 years to get Okay. this. So these are raw potato. Taste it. It tastes exactly the same as manioc, but with native potato. It's just raw potato. It tastes very umami, you know? To be honest, if you don't tell me it's potato, You can tell. I can tell. It's inspired on the real tucupi. So we cannot have access to that. Now we do. We're our own potatoes, not manioc. It tastes like cheese. Yeah, of course. Parmigiano. Sì, umami. I could make you taste 1,000 things here. Oh mio Dio. Ma stai scherzando? It takes 2 months. So this is the final phase. When you have Oh, everything but clear, you put it Yeah. on here. Yeah, Okay. all the flavors, all the trials, all the way the menu will look like, the colors. You are drawing this. Yeah, I have Okay. to. Did you get to taste this one, no? The Yeah. You're a good drawer. This is the implication of design over our ideas. It's important for you to taste plates from other chefs, or you try to be straight without having inspiration. Okay. Very natural person, but I like to see my forest, Okay. how it smells, how it tastes. Just being submerged in our deep culture. Every time I go to our community, you get to see more and get to learn more. That tree is no longer just one tree. It's something at the beginning of the season, middle of the season, Okay. end of the season. And in the middle, so many windows. Yeah. We learn. Please do not be confused. I'm not talking about that we are an avant-garde restaurant or anything.
experimental. Okay. You are still searching. Of course, we are learners. Okay. We're not cooks no longer. We're professional learners. We will always change. And that's how we feel great. So sorry for this. It's kind of messy. It's not messy. Okay. It's super organized. If I take you up to the mountains, 3,000 meters in the summer, we go grab the mountain coconut. This is a curry that we were planning, but we couldn't do it on the menu. Didn't make it this year because we were late. This one is 1 month only. It's a mountain coconut. It tastes like fresh coconut. Seems like a pesto, you know? Yeah, of course, of course. It's like a pesto of mountain coconut. Between a pesto and a curry, no? You can do a pasta with it. Yeah, for sure, for sure. Se volete sapere il costo, ve lo diciamo al volissimo: 189.000 pesos cileni per il costo del menù, 99.000 per l'abbinamento vini, 49.000 per l'abbinamento succhi. Traduci in euro. Basta dividere per 1000, più o meno avete il prezzo. Speriamo che questo video sui ristoranti come li facevamo una volta vi sia piaciuto. Dovevamo fare il video lungo, ragazzi, perché sapevamo che questo posto qua era un posto assolutamente assurdo. Vi auguriamo il meglio e ci vediamo al prossimo video. Allora, stiamo per passare i controlli all'aeroporto di Santiago e l'ottimo Rodolfo a Boragò ci ha regalato quella che probabilmente è la miglior passata di pomodoro di tutto il Cile. Io l'ho accuratamente travasata in vasettini di plastica comprati in un negozio qui a Santiago che contengono 100 ml. Se ora non me la fanno portare sull'aereo, col cacchio che gliela lascio qua, piuttosto me la mangio qui davanti.